E il sale, non mi fate questi errori, il sale si mette dopo, Qua mi sembra di stare sulla strada della morte. Non è proprio il giorno giusto per rimanere a secco, però ce l'aveva. Eccolo, grandissimo. Stasera non si farà la storia, ma secondo me ci divertiamo lo stesso. Che ci abbiamo qui? Stasera si fa un risotto con verdurine, zucchine, peperoni, melanzane, un pomodoretto. Spinello, vabbè, quello è per lo chef. E vabbè, un po' di spezie che stanno lì. A tra poco. Intanto qui verdurine vanno alla grande, zucchine e peperoni messi, aglio messo, peperoncino messo, e il sale non mi fate questi errori, il sale si mette dopo, che sennò caccia l'acqua e poi lo lessate invece di soffriggere, mi raccomando. Non fate gli errori che poi già ci penso io a farli, che taglio la melanzana in anticipo, diventa nera. Questi sono quasi pronti, li lasciamo leggermente indietro, è il momento di metterci il sale. Stanno andando, anche qui il sale quando si mette, dopo metto il sale nelle melanzane e i pomodoretti dentro. Allora, abbiamo rimesso un po' l'acqua sul fuoco per scaldarla, questi in caldo che si finiscono, sta cacchio di ombra, che si finiscono di fare. Abbiamo tirato via l'acqua che si è riscaldata praticamente a bollore. Che cacchio. Verdurine sopra a tenersi in caldo, riso a tostarsi e tra un pochino sfumiamo con il vino. Ci vorrebbe il bianco, ma non ce l'ho, che va bene pure il rosso, è solo il cambio colore. Ora sfumatina. Adesso mi casca tutto. Eh sì, il colore è diventato un po' fanghetto, ma sti cavoli. Buongiorno. Qua mi sembra di stare sulla strada della morte, quella sulle Ande. Madonna mia, che cos'è? Una strada da fare con un occhio giù a guardare le bellezze e un occhio e mezzo sulla strada, perché è talmente stretta e tortuosa. E dopo aver lasciato la D4, strada veramente molto carina da fare però con attenzione, perché come avete visto in alcuni punti è proprio strettissima, super stretta, non ci si passa macchina e moto. Siamo a Vico e io sono alla quasi, è carino, quasi disperata ricerca di un benzinaio, che senza cellulare non è proprio il giorno giusto per rimanere a secco, però ce l'aveva. Eccolo, grandissimo, grandissimo. Queste sono le cose belle della vita, chiedi e ti sarà dato. Tra l'altro anche la batteria che sta per morire, nel senso non che scarica, ma proprio che penso che sia andata, quindi ho già dovuto ripartire a spinta. Ok, ora sono molto più sereno. Non ricordo cosa stavo dicendo, comunque siamo a Vico, il paese famoso per le rondini cagone, perché mi hanno cagato su un braccio, per fortuna il braccio e non in testa.
Ok, stiamo arrivando a Porto. Dopo la D4 ho fatto un tratto di 70 e poi ho dovuto riprendere un pezzetto di 84, che è una strada che ho già fatto in occasione dell'ultimo video. Dopo aver lasciato quella strada meravigliosa, Scala di Santa Regina. Se non avete visto il video andatevelo a vedere assolutamente, perché è una delle cose più belle che abbiamo mai visto. Vi lascio il link qui in alto a destra. Porto si trova più o meno al centro della costa ovest, in corrispondenza di dove arriva la T84, e poi da lì la strada costiera si divide in due: quella che va a sud, che ho fatto sempre in occasione del video precedente, e quella che va verso nord, che è quella che farò oggi, fino a Calvi, dove dovrei fermarmi a dormire un paio di notti in un campeggio che si trova subito fuori dalla cittadina. Meraviglioso. Qui sarebbe da piazzarci la tenda, passarci la nottata e svegliarci, sì. Poi qua siamo sul lato del tramonto, tra l'altro, pensa che bello. Allora, siamo arrivati a Calvi. Ho già fatto un giro veloce intorno. Carina, molto particolare, con questa fortezza lì in alto, anche abbastanza grande, devo dire, non me l'aspettavo così. Altra cosa che non mi aspettavo così è il caldo feroce che fa, ma in tutti gli ultimi 20 km di costa è stato veramente come tornare in Sardegna, al sud però.